Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Cosa ha di novi? Preparazione iniettabile. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere adinovi, preparazione iniettabile durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cosa ha di novi? Preparazione iniettabile. Adinovi, preparazione iniettabile è un farmaco a base del principio attivo rurioctocog alfa-pegol, appartenente alla categoria degli antiemorragici vitamina K, e nello specifico fattori della coagulazione del sangue. È commercializzato in Italia dall'azienda Takeda Italia SpA. Adinovi, preparazione iniettabile può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Adinovi 1000 uripolvere Solv. Per uso iniet. Uso EV1 FLAC.no più 1 FL.no 2 ml più dispos. Per ricosta. Adinovi 250 uripolv. E Solv. Per uso iniet uso EV1 FLAC.no più 1 FLAC.no 2 ml più dispos. Per ricosta. Adinovi 500 uripolv. E Solv. Per uso iniet uso EV1 FLAC.no più 1 FLAC.no 2 ml più dispos. Per ricosta. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Baxalta Innovations GmbH. Concessionario. Takeda Italia SpA. Ricetta. RR. Medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo. Rurioctocog alfa-pegol. Gruppo terapeutico. Antiemorragici vitamina K. Forma farmaceutica. Preparazione iniettabile. Indicazioni. Trattamento e profilassi del sanguinamento in pazienti dai 12 anni in poi affetti da emofilia A, deficit congenito di fattore VI. Posologia. Il trattamento deve essere eseguito sotto la supervisione di un medico esperto nel trattamento dell'emofilia. Pazienti non trattati in precedenza. La sicurezza e l'efficacia di adinovi in pazienti non trattati in precedenza non sono ancora state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Monitoraggio del trattamento. Durante il trattamento si consiglia di determinare in modo appropriato livelli del fattore VI per guidare la scelta della dose da somministrare e della frequenza delle infusioni ripetute. La risposta al fattore VI dei singoli individui può variare, dimostrando diverse vite e recuperi. La dose basata sul peso corporeo può richiedere aggiustamenti in pazienti sottopeso o sovrappeso. In particolare, nel caso di interventi di chirurgia maggiore è necessario eseguire il preciso monitoraggio della terapia sostitutiva mediante l'analisi della coagulazione, attività del fattore VI plasmatico. Uno studio sul campo ha indicato che i livelli plasmatici del fattore VI possono essere monitorati mediante saggio del substrato cromogenico o mediante il saggio della coagulazione a uno stadio, utilizzati comunemente nei laboratori clinici. Posologia. La dose e la durata della terapia sostitutiva dipendono dalla gravità del deficit di fattore VI, dalla sede e dall'entità del sanguinamento e dalla gravità della condizione clinica del paziente. Il numero delle unità di fattore VI somministrate è espresso in unità internazionali, UI, che sono correlate all'attuale standard concentrato dell'OMS per i prodotti a base di fattore VI. L'attività del fattore VI nel plasma si esprime come percentuale, rispetto al plasma umano normale, o preferibilmente in unità internazionali, rispetto allo standard internazionale per il fattore VI nel plasma. Una unità internazionale, UI, di attività di fattore VI equivale alla quantità di fattore VI in un ml di plasma umano normale. Trattamento al bisogno. Il calcolo della dose richiesta di fattore VI si basa sul riscontro empirico secondo cui 1 UI di fattore VI per chilogrammi di peso corporeo aumenta l'attività plasmatica del fattore VI di 2 UI/dl. La dose necessaria è determinata per mezzo della seguente formula.
Unità internazionali richieste, UI, uguale peso corporeo, chilogrammi, x aumento desiderato di fattore VI, per cento, x 0,5. La quantità da somministrare e la frequenza di somministrazione devono essere sempre stabilite in base all'efficacia clinica nel singolo caso. Nell'eventualità dei seguenti eventi emorragici, l'attività del fattore VI non deve scendere al di sotto del livello di attività plasmatica determinato, in percento del valore normale o in UI/DL, nel periodo corrispondente. La seguente tabella 1 può essere utilizzata come riferimento per il dosaggio negli episodi di sanguinamento e negli interventi chirurgici. Tabella 1 guida per il dosaggio negli episodi di sanguinamento e negli interventi chirurgici. Grado di emorragia/tipo di procedura chirurgica. Livello di fattore VI necessario, percento UI/DL. Frequenza delle dosi, ore/durata della terapia, giorni. Emorragia. Emartrosi precoce, sanguinamento muscolare o del cavo orale. 20 a 40. Ripetere le iniezioni ogni 12 a 24 ore. Almeno uno giorno, fino alla risoluzione dell'episodio di sanguinamento, indicato dal dolore, o al raggiungimento della guarigione. Emartrosi pia estesa, sanguinamento muscolare o ematoma. 30 a 60. Ripetere le iniezioni ogni 12 a 24 ore per 3 a 4 giorni o pia fino alla risoluzione del dolore e della disabilità acuta. Emorragie potenzialmente letali. 60 a 100. Ripetere le iniezioni ogni 8 a 24 ore fino alla risoluzione della minaccia. Intervento chirurgico minore, compresa estrazione dentaria. 30 a 60. Ogni 24 ore almeno uno giorno, fino alla guarigione. Maggiore. 80 a 100. Pre- e post-operatorio. Ripetere le iniezioni ogni 8 a 24 ore fino a un'adeguata guarigione della ferita, quindi proseguire la terapia per almeno altri 7 giorni per mantenere un'attività del fattore VI tra il 30% e il 60%, UI/DL. Profilassi. Per la profilassi a lungo termine, la dose raccomandata è di 40 a 50 UI di adenovi per chilogrammo di peso corporeo 2 volte alla settimana con intervalli di 3 a 4 giorni. Aggiustamenti delle dosi e degli intervalli tra le somministrazioni possono essere presi in considerazione sulla base dei livelli di FLI raggiunti e della predisposizione individuale al sanguinamento, vedere paragrafi 5, 1, 5, 2. Popolazione pediatrica. Il dosaggio del trattamento al bisogno nei pazienti pediatrici, da 12 a 18 anni, ha lo stesso dei pazienti adulti. Il trattamento profilattico per i pazienti da 12 anni a 18 anni ha lo stesso dei pazienti adulti. La sicurezza a lungo termine di adenovi nei bambini al di sotto dei 12 anni non è stata ancora stabilita. Aggiustamenti delle dosi e degli intervalli tra le somministrazioni possono essere presi in considerazione sulla base dei livelli di FLI raggiunti e della predisposizione individuale al sanguinamento, vedere paragrafi 5, 1, 5, 2. Modo di somministrazione. Adinovia per uso endovenoso. La velocità di somministrazione deve essere determinata in modo di assicurare il comfort del paziente fino a un massimo di 10 ml/min. Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6, 6. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo, alla molecola parentale octocog-alfa o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Reazione allergica nota alle proteine di topo o di criceto. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tracciabilità. Al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del medicinale somministrato devono essere chiaramente registrati. Ipersensibilità. Sono possibili reazioni di ipersensibilità, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono state segnalate interazioni dei prodotti a base di fattore VI della coagulazione umano, RDA, con altri medicinali. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere adinovi, preparazione iniettabile durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere adinovi, preparazione iniettabile durante la gravidanza e l'allattamento. Non sono stati effettuati studi sulla riproduzione animale con il fattore VI.
In considerazione della rara incidenza di emofilia nelle donne, non ha disponibile esperienza relativa all'uso del fattore, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Adinovi non altera la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Sintesi del profilo di sicurezza. Raramente sono state osservate reazioni di ipersensibilità o allergiche, tra cui angioedema, bruciore e irritazione in sede di iniezione, brividi, rossore, orticaria generalizzata, cefalea, orticaria. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Con il fattore VI della coagulazione ricombinante non sono stati segnalati sintomi di sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antiemorragico, fattore VI della coagulazione del sangue, codice ATC. B02BD02. Il complesso fattore VI/fattore di von Willebrand è costituito da due molecole, fattore VI e fattore D. Proprietà farmacocinetiche. La farmacocinetica, pK, di Adinovi è stata valutata in uno studio di crossover con Octocog alfa in 26 soggetti, 18 adulti e 8 adolescenti, e in 22 soggetti, 16 adulti, dati preclinici di sicurezza. Nello studio di tossicità a dosi ripetute nella scimmia Cynomolgus, 2 animali hanno mostrato vacuolizzazione nella rene nel gruppo a dose intermedia, 350 UI/kg. Le vacuolizzazioni non si sono risolte. Elenco degli eccipienti: polvere, mannitolo, trialosio di idrato, istidina, glutatione, cloruro di sodio, cloruro di calcio di idrato, tris, idrossimetil, aminometano, polisorbato 80, solvente, acqua sterilizzata per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.